In tempi in cui la speranza è una tenue luce che fa più male del buio, è necessario raccontare quali nefasti eventi ci hanno portato fin qui. Quello che un tempo era solo un inizio per una serie di articoli, ora diventa una serie che riceverà molto più supporto e pubblicazione, sia sotto forma di articolo che di video. I primi 4 episodi di questa serie sono già disponibili come articoli, ma presto i video si metteranno al passo e da quel momento la pubblicazione sarà contemporanea. La Tempesta è una serie che, incrociando decine di pubblicazioni, vuole raccontare l'oscuro periodo storico della tredicesima crociata nera di Warhammer 40.000, dai suoi albori fino ad arrivare al momento in cui la galassia fu spezzata dalla Cicatrix Maledictum. Molti furono i segni di un imminente attacco da parte di Abaddon il Distruttore. Epidemie si sparsero sulle navi della Marina Imperiale, seguite da avvistamenti dell'artiglio del contagio e della Terminus Est di Typhus. Sul mondo prigione St. Josman's Hope si scatenarono ribellioni a causa di un individuo di cui si sapeva ben poco. Un assassino vindicare riportò l'aspetto di un essere incappucciato con una spada e 2 pistole, mentre un'immagine confusa riuscì a raggiungere l'ufficio del Lord Generale Ursarkar I. Creed. Nessuno sapeva che l'individuo in questione fosse Cypher, nascosto dietro un altro pseudonimo, Voce dell'Imperatore. I famosi piloni cadiani, fino a quel momento inerti, cominciarono a vibrare impercettibilmente, ma il vero inizio di tutto avvenne nel 2, 975, 999, millennio 41. Cadia, Maggiore Benedict. Dopo averla abbandonata 20 anni prima, il Maggiore Benedict tornò su Cadia. All'età di 40 anni, la stessa età del famoso Ursarkar I. Creed, Benedict tornò sul proprio pianeta natale dopo aver ricevuto, come tutti i cadiani, la chiamata raccolta. Tutti i reggimenti delle truppe d'urto cadiane dovevano raggiungere il pianeta e Benedict non fece altro che obbedire agli ordini. Il signore della guerra Rise accompagnava il reggimento di cui faceva parte, il 101esimo cadiano, non mostrando particolare preoccupazione per gli eventi in corso. Quando incontrò Creed, invece, vide un uomo che sapeva cosa stesse succedendo. Qualcosa si era messo in moto, Cadia era in pericolo. Nei giorni seguenti, Benedict attese il momento in cui la sua unità si sarebbe dovuta spostare verso un luogo non ben specificato, o meglio, non ben specificato a lui. Gli ordini cambiavano continuamente e alla fine sembrava che la sua destinazione fosse il posto d'osservazione 9983. L'ufficiale territoriale non era sicuro, ma aveva altro da organizzare. Durante la parata del giorno successivo sarebbe arrivata un'altra nave da sbarco. Catafratti Volscani. Benedict non ne aveva mai sentito parlare. Cadia, Lord Generale Ursarkar I. Creed e Sergente Vessillario Yarran Kell. Creed era furioso. I sistemi del cancello cadiano stavano affrontando una grossa crisi e la preoccupazione principale del signore della guerra Rise, del governator Primus Marus Porelska e del Lord Generale Maximus Gruber sembrava essere quella di organizzare una parata eccellente. Creed non stette zitto ed espresse il proprio pensiero, marchiando i piani di Porelska come pateticamente incompetenti e la strategia di Maximus Gruber come inutilmente precisa e sviabile anche dopo la distruzione di un singolo corazzato. Braccia di Malin, Morten Quay, Aurent, Moab. Luoghi che stavano affrontando rivolte e battaglie senza che gli individui in carica se ne occupassero realmente. Mentre tornarono a Kaser Rorzan, Yarrankel lo ascoltò senza rispondere. Ad aspettarli ci fu Castor, lo scudiero di Creed. Quest'ultimo gli consegnò i rapporti, tutti con livello di riservatezza codice vermiglio. Mentre Creed si diresse nel suo ufficio, Kell andò a compiere il proprio dovere di sergente vessillario. Rassicurò sergenti, capitani e gradi ancor più alti dell'ottavo cadiano, lasciandoli parlare dei loro problemi e delle loro incertezze. Tra questi ci fu il sergente Fesk, pilota di Sentinel all'interno dello squadrone Achilles, addetto alla caccia di corazzati. Fesk parlò delle voci che giravano, le quali sostenevano che presto si sarebbe svolta l'ultima battaglia di Cadia, prima della loro fine. Kell lo rassicurò, citando anche alcune delle forze di cui disponeva il loro sistema e dicendogli di non lasciarsi indebolire dalle parole del nemico.
Fesk fu sollevato e così Kel poté proseguire la propria sequenza di incontri. Intorno a mezzanotte, quando terminò il proprio lavoro, per poco non oltrepassò l'ufficio di Creed, ma vide le luci ancora accese e decise di bussare. Quando non ricevette risposta per 2 volte, Kel entrò, trovando i rapporti di St. Josman's Hope e Creed a terra e con odore di Amasec addosso. Dopo avergli dato dell'idiota, Kel riuscì a portare Creed a letto, facendogli bere un po' di steam e un triplo recaf. Creed si addormentò e Kel uscì dalla stanza trovandosi davanti Aldrad, commissario al servizio dell'8º Cadiano da 6 mesi. Aldrad chiese come stesse Creed e Kel disse che sarebbe stato bene, si trattava solo di tensione. Fu in quel momento che Aldrad chiese se sarebbe stato bene per il giorno seguente. Alla richiesta di spiegazioni di Kel, Aldrad lo informò del fatto che avrebbero fatto parte della guardia d'onore durante l'atterraggio di catafratti volscani. Kel non ne aveva mai sentito parlare. Cadia, archivista Orsani Rudvald. Era ancora l'alba quando Orsani Rudvald, impegnato nella lettura di Breve storia del settore Scarus, volume 3, ricevette Creed negli archivi. Il Lord Generale continuò a lamentarsi dell'incompetenza altrui, parlando del fatto che Porelska, con i suoi circa 400 anni di età, fosse su Cadia da troppo tempo. L'ultima volta in cui aveva combattuto era nel 938 Millennio 41 su Aidator Prime. Pur lodando la loro onorevolezza, Cadia aveva bisogno di qualcuno che avesse combattuto recentemente. Se proprio avesse dovuto scegliere, almeno avrebbe scelto Rise, fresco di guerra dalla fine della crociata di Deucalion. Allora Orsani parlò di un titolo speciale per tempi di crisi su Cadia, il quale metteva da parte i governanti e metteva il pianeta al servizio di un generale, un uomo al comando, un Lord Castellano. Inizialmente Creed pensò a Rise nelle vesti di tale ruolo, ma Orsani gli chiese se sarebbe stato un buon Lord Castellano, ricevendo un no come risposta. Con queste informazioni in mano e dopo aver discusso brevemente della voce dell'imperatore su St. Josman's Hope, Creed vide Orsani estrarre un libro, The Gloria Macarius, il libro preferito di Creed durante la sua infanzia. Orsani gli disse di tenerlo e Creed ringraziò prima di andarsene. C'era una parata quel giorno. La parata sembrò andare per il meglio e il signore della guerra Rise si complimentò. I Leviathan di Rise del Governator Porelska, Sacramentum ed Excubito Castellum si posizionarono l'uno a fianco all'altro e le loro cannonate in segno di saluto coprirono le grida, i clacson dei Lemarras e i saluti onorari del 190° e 210° reggimenti d'artiglieria. L'ultima nave da sbarco fece posizionare l'ultimo Leviathan nella posizione opposta rispetto agli altri, lasciando che le rampe d'assalto finissero davanti alla guardia d'onore dell'840° del maggiore Yanka. Dal Leviathan fuoriuscirono compagnie corazzate di catafratti volscani, davanti ad esse un Baneblade e 2 altri superpesanti. Creed, posizionato alle spalle di Rise, notò qualcosa di strano sullo stendardo del Baneblade. Sembrava avesse dei glifi in movimento e per poco non diede la colpa alla sbronza della sera precedente, ma poi la torretta del corazzato cominciò a muoversi. Creed urlò. Gli altri ufficiali non capirono, osservandolo come se fosse improvvisamente impazzito. Ogni fucile o cannone dei volscani puntò la propria bocca di fuoco contro i Leviathan di Rise e Porelska, entrambi con gli scudi del vuoto abbassati. Venne aperto il fuoco e Creed cadde all'indietro, mentre Kel riuscì a tirar via Rise dal parapetto. Cadia, artigliere Lina. All'interno dell'Emaras Executioner Orgoglio di Cadia III, Lina stava giocando a 5 nero, un gioco di carte, insieme ai propri compagni artiglieri Callan e Lindey. Nel frattempo, il comandante Ipsic e il pilota Ganesh stavano facendo altro. Ci furono delle scosse, poi altre più violente. Lina chiese cosa stesse succedendo e Ipsic uscì dal carro notando gli spari. Tutto l'equipaggio si mise immediatamente nelle proprie postazioni, controllando lo stato dell'Emaras. Intonarono i rituali del plasma, infine partirono. Orgoglio di Cadia III, attivo e in servizio. Cadia, sergente Fesk. Il sergente Fesk dello squadrone Achilles aveva lasciato la sua unità Vox attiva in modo da poter ascoltare il traffico radio riposandosi ad occhi chiusi. Improvvisamente una cacofonia di voci riempì l'abitacolo del suo Sentinel. Si protese in avanti, schiarendosi entrambi gli occhi, uno bionico e uno ancora buono. Abbastanza in fretta da poter abbassare il volume del Vox e vedere il nucleo plasma di un Leviathan surriscaldarsi. Il cielo venne riempito dalle fiamme. Fesk accese il cannone laser, collegando l'occhio bionico ai suoi sistemi. Senza essere sicuro sul luogo in cui dirigersi, i sistemi cercarono un bersaglio. Cadia,
Lord Generale Ursarkar I. Creed. Il commissario Aldrad urlò chiedendo dove si trovasse Creed. Castor gli riferì di averlo visto andare da Rise, ma la confusione di quel momento li aveva fatti perdere di vista. Entrambi a terra, videro fumo e fiamme provenire dai due Leviathan. Aldrad, nel cercare Creed tramite il Vox, vide dei Thunderbolt nemici avvicinarsi e ordinò immediatamente ai cannoni automatici di aprire il fuoco, i quali, però, furono troppo lenti. Intorno a lui si diffusero le grida di uomini feriti, il suo cappotto nero venne scosso. Non sapeva dove fosse Creed. Finalmente gli scudi del vuoto di Sacramentum si avviarono. Creed vide Kaselkin affrettarsi in mezzo ai corridoi, artiglieri raggiungere le proprie postazioni e piloti salire sui propri velivoli. Nella confusione afferrò un ufficiale navale richiedendo un Valkyrie. Il velivolo venne preparato e fatto partire, portando il Lord Generale e il sergente Vessillario abbastanza in alto da permettere loro di osservare la situazione. In quel momento Castor riuscì ad aprire una comunicazione e Aldrad chiese informazioni sulla posizione di Creed. Ci fu una pausa, poi Aldrad restituì il comunicatore a Castor. Prima di scendere a terra, Creed volle vedere tutto per bene. Ondate di fanteria e corazzati volscani fuoriuscivano dai loro Leviathan riversandosi sulle forze acadiane. Allo stesso tempo i due schieramenti si scontravano anche nel cielo. Creed vide uno squadrone di vendetta lanciarsi contro il Leviathan comando dei volscani, poi il fuoco delle batterie d'artiglieria. Gli uomini guardarono ex cubito i Castellum in cerca di una guida, ma ricevettero il silenzio del Governator e le fiamme del Leviathan. Quando il Valkyrie atterrò vicino ad Aldrad e Castor, il Lord Generale prese in mano la situazione. Usando il ripetitore Vox del sergente Agemon, Creed ordinò al maggiore Barker di preparare l'artiglieria del suo 190° e attendere le coordinate che gli sarebbero state presto riferite. Il 210° di Clud ricevette ordini su dove dirigere i propri uomini. Intorno a Creed c'era l'8°, 6.000 guardie con corazzati, sentinel e squadre armi pesanti pronte a ricevere ordini. Creed si inginocchiò e toccò il terreno di Cadia con il palmo della mano. «Noi siamo Cadia! Cadia è noi!» disse prima di urlare alla sua armata di affilare le baionette. Un altoparlante cominciò ad emettere le note dell'Imperium Gloriam e l'8° iniziò a cantare, come se avesse una sola voce. Cadia, artigliere Lina. Davanti a sé, Lina vide solo fumo e rottami, finché qualcosa non colpì l'orgoglio di Cadia III alla loro sinistra. Si trattava del Vanquisher Imperialis X. Lei ne conosceva l'equipaggio e assistette al loro tentativo di fuggire dal suo interno prima che esplodesse. Due riuscirono ad uscire, ma non ad allontanarsi abbastanza. Il Vanquisher esplose senza lasciare sopravvissuti. Cercando vendetta, Lina azionò il proprio cannone plasma e scagliò un colpo perfettamente all'interno dell'abitacolo di uno dei Taurox facenti parte di uno squadrone che stava cercando di fiancheggiarli. Il Lemaras continuò a procedere scaricando colpi di plasma e laser contro i volscani. Qualcuno si arrampicò sul retro dell'orgoglio di Cadia III e tamburellò il motto dell'8° cadiano sullo scafo. 3 colpetti brevi, 2 colpetti lunghi. Ibsik aprì il portellone e osservò un uomo con uniforme dell'8° dirgli di non fermarsi per ordine di Creed. Ganesh udì la frase della guardia, disse agli altri di recitare le proprie preghiere e continuò a guidare.